Buonasera a tutti e bentrovati nella mia cucina. Allora, continuiamo il discorso CBT, cotture a bassa temperatura. Oggi devo fare, per un piccolo catering che ho in villa, degli ossibuchi alla milanese. Andiamo subito con la presentazione, perché allora spendo due parole piccole ma comunque sostanziali. Si può fare anche in padella, anche in pentola, in tegame veramente, però è vero che sono 3 ore di cottura per l'ossobuco e di conseguenza, come abbiamo già spiegato, col CBT abbiamo dei valori diversi a livello di sapore e di sostanza del prodotto. Lo vediamo dopo. Okay. Allora, per quanto riguarda questa preparazione, io userò tutti gli ingredienti che servono per la ricetta tradizionale, quindi io non ho fatto altro che tritare in un mixer delle verdure, carote, e cipolle, poi vi darò le proporzioni. Ho della farina 00, i miei ossibuchi, che in questo caso sono 7, me ne servono 5, ma 2 me li tengo per me, del burro, pomodoro passato, pepe, sale, scorza di limone, scorza d'arancio, una bustina o dei pistilli di zafferano messi in acqua, sale ovviamente, e del vino bianco buono. Eccoci alla preparazione. Io ho messo un rondò perché devo farne 7, quindi ho bisogno o di una padella molto larga, io uso questa e uso questa. Ho messo circa un decilitro di olio, anche meno, dipende dai vostri gusti, di olio extravergine, e vado ad inserire il burro, circa 30-40 grammi, che comunque quando facciamo questo tipo di ricette devi godere, punto. Non si guarda i grassi, non si guardano. E vado ad aggiungere il mio composto di carote, sedano, cipolle e aglio. Tanto poi in descrizione troverete tutto. Facciamo rosolare bene le verdure. Come vedete, alla fine le verdure assorbono i grassi, quindi sembra che in realtà ci vuole più olio, ma non ci importa. Facciamo sempre in tempo ad aggiungerlo. Qui ho i miei ossibuchi che io ho precedentemente tagliato tutto il bordino, come vedete, tutto il bordo con piccoli taglietti, perché questa connettività che ha dà sapore. Quindi lo vado ad infarinare e lo vado a mettere. Mettiamo un po' di sale, del pepe nero, poi giriamo e rifacciamo la stessa operazione e facciamo rosolare anche dall'altra parte. È importante, è l'effetto Maynard, so se vi ricordate che già ve l'ho spiegato, è l'effetto che dà un prodotto, che sia carne, verduro, che dal momento in cui il prodotto freddo viene a contatto con una superficie molto calda, quindi caramellizza e quindi dà quel profumo della brace, della rosolatura e quant'altro. Si chiama Maynard. Ora che facciamo? Aggiungiamo una bella sfumata di vino bianco e facciamo evaporare. Il nostro vino evaporato, nel frattempo ho dato anche una girata ai nostri ossibuchi, e cosa faccio? Vado a mettere il nostro zafferano diluito nell'acqua, la scorza del limone, la scorza di arancio e il pomodoro. E ora aspettiamo 2 minuti e dopodiché mettiamo sottovuoto. Ok, impostiamo il runner. Cosa vuol dire? Che la ricetta originale senza Maynard, senza fare la rosolatura che ho fatto io e quant'altro, considerate che vuole 12 ore di cottura a 68 gradi. In questo caso, visto che ho già
precotto un pochino, gli ho dato sia la marinara che tutti i profumi, a questo punto lo farò a 10 ore. Quindi non faccio altro che fare set e mi dà la temperatura e a questo punto vado a 68, 10, perfetto. Ora faccio partire. Benissimo, cominciamo l'altra fase. Mentre il Rone arriva a temperatura, perché come abbiamo già detto abbiamo impostato la temperatura e il tempo che noi vogliamo. Dopodiché appena arriverà a temperatura lui suonerà e allora in quel momento noi immergeremo i nostri prodotti, qualsiasi essi siano. Cominciamo a mettere sotto vuoto, quindi importante tutte le volte che mettiamo sotto vuoto fare risvoltino, non so se si vede, perché non dobbiamo sporcare il bordo, se no è probabile che non chiuda bene. Mettiamo 2 bei mestolini di liquido che è il suo sughetto e dopodiché mettiamo sotto vuoto. Sotto vuoto ed è uno e continuiamo con tutto il resto. Ora non facciamo altro che inserire i nostri sacchetti. Per evitare che vengano a galla io metto un bel peso. Adesso me li dimentico per 10 ore e ci rivediamo dopo. Il nostro ossobuco a bassa temperatura in CBT è pronto ed eccolo qui. Io l'ho praticamente levato, ovviamente dopo passate le 10 ore di cottura tutta la notte, e ora è sotto vuoto. L'ho raffreddato perché comunque va freddato subito, se no continua a cuocere, ma va bene uguale perché comunque è un ossobuco, no? È molto sostanzioso. Ok, adesso che cosa faccio? Non faccio altro che o rinvenirlo nella stessa acqua a 63 gradi, oppure per semplificare le cose, visto che lo devo mangiare subito, lo rinvengo nel microonde, no? Gli do qualche minuto giusto per riscaldarlo, dopodiché vi faccio vedere come lo servo, ok? Ho rinvenuto i miei ossibuchi sotto vuoto al microonde per 1 minuto e mezzo circa. L'importante è che diventano caldi, tanto sono cotti. Quindi ora vi faccio vedere come faccio per sistemare il tutto. Sacchetto, non faccio altro che aprirlo e farlo scivolare sopra. Ora io qui ho preparato una gremolata. Cos'è la gremolata? Che si sposa bene con l'ossobuco alla milanese, perché qui abbiamo scorza di limone, scorza d'arancio, prezzemolo tritato e un pizzichino di aglio tritato. Lo cospargiamo, non è obbligatorio, però la ricetta vuole così. Eccolo qua, guardate qui. Adesso l'unica cosa da fare rimane che assaggiarlo un pochino, e vi garantisco che è di una tenerezza unica, si scioglie in bocca. Lo provo. Fantastico, fantastico. Adesso no, ma in autunno, se lo abbinate un pochino di polentina morbida sotto, è un piatto unico. Questi sono i miei ossibuchi alla milanese in CBT, cottura a bassa temperatura. Alla prossima, condividete, e per qualsiasi domanda, mi raccomando, riguardo sempre al CBT, alla cottura a bassa temperatura, chiedetemi. Ci sono delle tabelle ben precise anche su internet per qualsiasi tipo di discorso che volete fare per cottura degli alimenti, sia verdure, carne, pesce. Se vi dovesse servire qualcosa o vi occorre qualcosa, nell'info box mettete nei commenti le domande, sarà mio piacere potervi rispondere. Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima.